Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Quella che vi racconto oggi è una storia intensa, piena di sfumature, fatta di emozioni, legami, tensioni nascoste e domande che ancora oggi non hanno risposte chiare. Una storia che non riguarda solo personaggi famosi, ma anche l'effetto che la fama può avere sui rapporti umani. I protagonisti di questa vicenda sono tre nomi amatissimi della televisione turca: Burak Özçivit, Kadir Dulu e Neslihan Atagul. Una coppia sposata, un amico di vecchia data, e un mondo dello spettacolo che osserva, commenta e, a volte, esaspera. Ma cos'è successo davvero? Un legame nato sul set, cresciuto fuori. Per capire questa storia, dobbiamo fare un passo indietro. Burak e Neslihan si conoscono nel 2015, sul set della celebre serie Kara Sevda. Un successo travolgente, trasmesso in decine di paesi, che ha consacrato entrambi come stelle internazionali. Sul set, la loro chimica era potente. Ogni scena tra i due trasmetteva emozione, verità. E il pubblico, come spesso accade, ha iniziato a vedere qualcosa anche oltre la fiction. Ma mentre il mondo fantasticava su una possibile relazione tra Burak e Neslihan, la realtà era diversa. Neslihan era legata a Kadir Dulu, anche lui attore, che aveva conosciuto qualche anno prima in un'altra serie. Tra loro era nata una storia d'amore solida, che li ha portati presto al matrimonio. Apparivano affiatati, sereni, complici. Eppure, la vicinanza tra Burak e Neslihan non è mai davvero sparita. Dopo Kara Sevda, i due non hanno più lavorato insieme, ma sono rimasti in contatto. Un contatto discreto, mai esibito, fatto di stima reciproca e, forse, di un affetto che non si è mai completamente spento. I segnali sui social, piccoli indizi, grandi reazioni. Nel corso del tempo, sono stati proprio i social a mantenere vivo l'interesse verso questa triade silenziosa. Una vecchia foto ricomparsa tra le storie, una reazione lasciata su un commento, un like che sembrava sparito e poi riapparso. I fan, soprattutto su Twitter e Instagram, hanno iniziato a costruire teorie. Alcuni sostenevano che Burak provasse ancora qualcosa per Neslihan, altri accusavano i media di montare storie inesistenti. La verità è che la popolarità di questi attori è tale da rendere ogni loro gesto un evento. Ogni assenza in un'intervista, ogni parola non detta diventa argomento di dibattito. L'inizio della tensione, sguardi, silenzi e gelosia? Negli ultimi mesi, qualcosa è cambiato. Secondo fonti molto vicine all'ambiente, Burak è stato visto più volte in occasioni private accanto a Neslihan. Non eventi ufficiali, ma situazioni familiari, un compleanno, una cena tra amici, una visita a un set. La presenza costante di Burak avrebbe infastidito Kadir, che inizialmente avrebbe provato a non dar peso alla cosa. Ma col tempo, la tensione è cresciuta. Non è più solo lavoro, avrebbe confidato Kadir a un amico. È troppo presente nella nostra vita. Una frase che dice tanto. Per settimane, Kadir avrebbe cercato un confronto diretto. Ma Burak, secondo chi lo conosce bene, non ha mai visto nulla di sbagliato nel suo comportamento. Per lui, Neslihan è sempre stata un'amica. Qualcuno con cui ha condiviso momenti intensi di carriera, ma che non ha mai voluto mettere in difficoltà. Fino alla famosa sera del gala. Il confronto pubblico, parole pesanti. Durante una serata elegante organizzata da una produzione cinematografica, Burak e Kadir si sono trovati faccia a faccia. All'inizio sembrava tutto sotto controllo. Ma, secondo i testimoni, l'atmosfera è cambiata rapidamente. Kadir si è avvicinato a Burak e, senza troppi giri di parole, gli avrebbe detto: "Basta, lascia in pace mia moglie." Burak, spiazzato, avrebbe risposto: "Non è tua proprietà. E io sono solo un amico." Parole dure. Toni alti. Volti tesi. La notizia è trapelata quasi subito. I giornalisti presenti hanno notato lo scontro e in poche ore la stampa ne ha fatto il caso del momento. Il ruolo dei media: amplificare o informare? Quello che era iniziato come un dissapore privato è diventato un caso nazionale. I titoli parlavano di triangolo pericoloso, amici diventati rivali, matrimonio in crisi.
Ma era tutto vero? O si trattava solo di un conflitto mal gestito, ingigantito da telecamere e speculazioni? Molti opinionisti hanno criticato la stampa per aver alimentato l'odio tra i fan. Perché sì, anche il pubblico si è diviso. Alcuni hanno attaccato Kadir, definendolo geloso e insicuro. Altri hanno difeso la sua reazione, dicendo che è normale proteggere il proprio matrimonio. E nel mezzo. Neslihan. La posizione di Neslihan, un appello alla calma. Dopo giorni di silenzio, l'attrice ha pubblicato una nota ufficiale sui social. Mi fa male vedere due persone a cui tengo discutere per colpa mia. Nessuno ha sbagliato. Tutto è stato mal interpretato. Io desidero solo rispetto e armonia. Parole semplici, sincere. Ma che nascondono un dolore profondo. Perché quando due mondi si scontrano, chi sta nel mezzo rischia di perdere entrambi. Neslihan ha poi chiesto ai suoi fan di non alimentare divisioni, di non prendere posizione, ma di lasciare spazio alla riflessione e alla pace. Un gesto che le fa onore. Ma sarà sufficiente? E ora? La domanda che tutti si fanno. Potranno Burak e Kadir tornare a parlarsi? Potrà Neslihan ritrovare la serenità, senza dover scegliere tra marito e amico? Alcuni parlano di una possibile riconciliazione, mediata da amici comuni. Altri dicono che le ferite sono troppo profonde. Quello che è certo è che questa storia ha lasciato un segno, anche nell'opinione pubblica. Perché non si tratta solo di gossip. Si tratta di emozioni, ego, rispetto e fragilità. Tutti elementi umani, che emergono con forza quando la fama mette tutto sotto i riflettori. Grazie per aver seguito questa lunga storia. Se anche voi avete pensieri, esperienze o sensazioni su questa vicenda, scriveteli nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere altri racconti dal mondo delle star. Ci vediamo presto, con nuove emozioni da raccontare.